Vincere una mostra non significa automaticamente essere un grande allevatore. E questa è una cosa che spesso viene interpretata male. Quando vedi soggetti premiati e allevatori che vincono, è normale pensare che dietro ci sia un grande livello generale. Ma vincere in mostra e gestire bene la riproduzione non sono la stessa cosa. La mostra valuta un soggetto in quel preciso istante e questo non racconta a volte l'andamento dell'allevamento. L'allevamento si divide un po' in due parti che poi dovrebbero viaggiare a pari passo, però a volte non tutti riescono a fare questo. La prima parte è quella di trovare soggetti da riproduzione, quindi selezionare i riproduttori, magari osservando i soggetti che si comportano meglio in allevamento, i maschi per esempio che non disturbano, i maschi che aiutano la femmina, che imbeccano i piccoli, le femmine che magari covano, fanno le uova, non abbandonano, femmine che riescono comunque a portare avanti anche una bella nidiata di pulli, e da qui si va a selezionare magari i loro figli, poi i loro figli ancora, e finalmente poi dopo qualche anno si riesce ad avere un allevamento, diciamo, che si riproduce bene. L'altra parte è la selezione per le mostre, quindi per esempio forma, posizione, piumaggio, dimensioni del soggetto, portamento, insomma tutte quelle caratteristiche che sono necessarie per andare a prendere un premio in mostra. Io conosco molti allevatori che vincono delle mostre ma hanno la loro filosofia, cercano di fare il numero più alto di soggetti perché lì in mezzo poi ci saranno quelli più belli che possono portare alle mostre. La mostra è utile perché ti fa capire a che livello sei. Se la usi così stai comunque facendo un buon lavoro perché vai a vedere se i giudici stanno premiando i risultati che tu stai avendo in continuità. Se invece la usi solo per trovare dei soggetti, vincere una mostra, appendere la coccarda lì ed è fine a se stessa, questa non è una cosa utile. Molti allevatori che io conosco trovano difficoltà nella fase della riproduzione. Non voglio dire che non fanno soggetti, perché li fanno, ma c'è sempre qualche problema. Quest'anno, per esempio, all'inizio un po' tutti hanno zoppicato, perché poche uova, perché comunque il tempo era quello che era. Poi a un certo punto è arrivato il bel tempo, è arrivato il caldo, è arrivata la stabilità delle coppie e diciamo i canarini e i pappagallini hanno cominciato a fare tante uova. Dietro chiaramente c'è un lavoro di alimentazione, c'è un lavoro di conoscenza dei soggetti. Chi inizia a volte vede dei risultati altrui e pensa, insomma, è facile, metto una coppia, faranno un sacco di piccoli. Molti non sanno neanche il tipo di nido da mettere, il materiale da costruzione per il nido, la differenza tra una specie e un'altra, perché la mostra praticamente deve essere vista come una verifica a scuola. Se hai lavorato bene e hai selezionato bene, poi vedrai i risultati. Per questo bisogna distinguere le due cose. Ci sono allevatori completi che quindi hanno un bel ceppo riproduttivo e anche un bel ceppo espositivo e diciamo che sono quelli che vincono sempre i primi premi, quelli che ormai nel tempo hanno creato il loro ceppo, hanno selezionato i migliori riproduttori e da loro tireranno fuori altri migliori riproduttori e soprattutto faranno nascere soggetti di qualità, soggetti che hanno le caratteristiche giuste per poter vincere. E quindi diventa tutto più facile. Ce ne sono tanti allevatori così. Questo video l'ho voluto fare perché ho notato, parlando con degli amici, ma parlando anche con allevatori che non conosco personalmente, ma scambiando qualche parola, che non sempre
i vincitori delle mostre poi in realtà hanno un allevamento strutturato in una certa maniera. E questo è importante. Questo è un messaggio che voglio lanciare a chi inizia adesso o chi ha iniziato da poco, dove bisogna soprattutto andare a fare le cose giuste per avere un ceppo riproduttivo importante e poi piano piano andare a correggere quelle sbavature di caratteristiche che poi portano ad avere soggetti con punteggi alti. Io per esempio quando vado a vedere le mostre sono uno dei pochi, perché poi guardo intorno chi c'è, sono uno dei pochi che guarda i soggetti in mostra, perché voglio vedere quali sono le caratteristiche importanti da migliorare nei miei soggetti, come posso fare, e guardando i soggetti vincitori riesco a capire più o meno cosa si aspettano i giudici. Ed è anche bello lavorare in questo senso, perché ti vai a migliorare. Una volta che sei arrivato ad avere dei soggetti che si riproducono bene, dei soggetti maschi che non disturbano, che collaborano, delle femmine che fanno le uova, che le covano, che si stabilizzano prima delle altre, è bello poi andare a vedere come poter migliorare quel particolare, come poter magari andare a dare un qualche cosa in più al soggetto per poterlo portare alla mostra e poi giocarsela. È chiaro che per fare questo ci vogliono tanti anni. Io per esempio allevo da tantissimi anni canarini e pappagallini, ma con i canarini ho deciso 3 anni fa di togliere tutto quello che avevo, ricominciare da capo con i canarini gialli. Quindi questo è il 3° anno, comincio a vedere qualcosina, anche le coppie riproduttrici aumentano, quindi piano piano mi sto rimettendo, diciamo, in pista, sto creando il mio ceppo. Devo dire che quest'anno è una bella annata, anche se è cominciata un po' così e così, perché allevando all'esterno, come tutti quelli che hanno allevato all'esterno, hanno trovato un piccolo stop iniziale. Le mie coppie, diciamo, dove io puntavo invece hanno risposto bene, le altre chiaramente hanno cominciato un pochino più tardi. Questo vuol dire che si sposterà un pochino di 15-20 giorni, diciamo la fine della stagione riproduttiva, ma poi sono andati tutti bene, stanno andando veramente bene, anzi ci sono troppe uova, perché anche lì quando una canarina ti fa 6-7 uova e a volte anche 8, non sempre poi quelle uova sono tutte buone. Io per esempio adesso ho una canarina in cova con 7 uova, ho fatto la speratura, 6 uova piene e una vuota chiaramente l'ho buttata, ma 6 uova piene non so se riuscirà da sola, c'è il maschio sì, ma in un nido 6 pulli. Quindi vedremo come si comporta. È una canarina giovane del 2025, la prima covata l'aveva fatta un po' zoppicante, la seconda covata per adesso sembra bene. Per questo non puoi fermarti a vedere solo una mostra. Un conto è il risultato in un momento preciso, un altro è la solidità dell'allevamento nel tempo e non sempre coincidono. Se questo video ti è stato utile, lasciami un like e iscriviti al canale adesso. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti e a presto!